Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo le prime semplici procedure che ci consentono di impostare la pagina per la stampa, riservandoci di trattare in modo più approfondito questo argomento in successivi tutorial. Impariamo poi ad esportare i nostri lavori in formato PDF e nella parte finale del video vi insegno due procedure che consentono di tagliare, copiare e incollare i dati nel modo più veloce possibile. Utilizzeremo immediatamente tali procedure in alcuni esercizi di formattazione. Iniziamo. Il nostro obiettivo è quello di predisporre per la stampa la tabella dell'orario scolastico formattata nel tutorial precedente. Per visualizzare l'anteprima di stampa dobbiamo fare File, Stampa e immediatamente ci viene mostrato quello che Excel stamperà. Notiamo subito che la tabella è tagliata a metà, inoltre sono impostate per la stampa ben 39 pagine. Cliccando su questo pulsante possiamo visualizzare le pagine successive. Ci rendiamo subito conto che Excel stampa tutti i dati presenti nel foglio, non solamente quelli che vogliamo noi. La stampa in Excel non è dunque una procedura così intuitiva come può esserlo per un programma di videoscrittura come Word, e dunque la pagina deve essere impostata in modo opportuno. Prima di spiegarvi come si procede, vi voglio però dare un consiglio. Piuttosto che far sempre File, Stampa, è molto comodo visualizzare i pulsanti di stampa immediata e di anteprima di stampa e stampa sulla barra di accesso rapido. Per farlo è sufficiente cliccare su questa freccina e mettere la spunta su stampa immediata e su anteprima di stampa e stampa. In questo modo, cliccando su questo pulsante, possiamo visualizzare immediatamente l'anteprima. Impostiamo ora la nostra pagina per la stampa. Selezioniamo immediatamente la tabella da stampare, in modo che Excel stampi solamente quest'area. Clicchiamo poi sul menu Layout di pagina, Area di stampa, Imposta area di stampa. In questo modo Excel stamperà solamente questa parte e tralascerà le parti esterne. Notiamo subito però da questo tratteggio che la pagina è ancora divisa in due e quindi la nostra tabella ci verrà stampata su due fogli. Visualizziamo di nuovo l'anteprima. Possiamo notare ancora la tabella tagliata, però ora le pagine sono solamente due. Per ovviare a questo inconveniente si può regolare l'ampiezza dei margini, l'orientamento della pagina, oppure le dimensioni del foglio. Però quello che io vi consiglio è di cliccare sul pulsante di gruppo Imposta pagina e di sistemare le 4 schede che compaiono nella wizard che ci si è aperta. Nella prima scheda possiamo impostare l'orientamento orizzontale, poiché la nostra tabella è più larga che alta. Per evitare di stringere le colonne o di abbassare le righe, possiamo fare adatta a una pagina di larghezza per una di altezza. In questo modo Excel provvederà a rimpicciolire la tabella mantenendo inalterate le proporzioni in modo da farla stare in un solo foglio. L'alternativa sarebbe quella di regolare la percentuale della dimensione normale, ma dovremmo fare alcuni tentativi, quindi l'opzione migliore è adatta a. In questa scheda possiamo anche stabilire le dimensioni della pagina e la qualità di stampa. Passiamo ora alla scheda margini. Rimpicciolendo i margini avremo una stampa più grande. Impostiamo tutti i margini a 1 e lasciamo invariate l'intestazione e il piedi pagina. Per una stampa migliore centriamo anche la pagina in orizzontale e in verticale, come si può notare qui dall'anteprima, e diamo l'ok. Per una stampa semplice come questa abbiamo utilizzato solamente le prime due schede. Per stampe più complesse vi spiegherò in futuro come si utilizzano anche le ultime due schede. Visualizziamo ora l'anteprima di stampa. Come possiamo notare, la stampa è perfetta e perfettamente centrata all'interno della pagina. Per stampare non dobbiamo fare altro che scegliere il numero di coppie e cliccare sul pulsante Stampa. Ora vi voglio spiegare come si esporta un file in formato PDF. Una volta impostata la stampa, sempre dal menu File, possiamo scegliere Esporta. A questo punto, cliccando sul pulsante Crea PDF XPS, ci viene creato un PDF del documento.
non dobbiamo fare altro che dare il nome al documento, scegliere il percorso di salvataggio e fare Pubblica. Automaticamente viene prodotto il PDF che possiamo trovare nella cartella in cui è stato salvato. Qui, cliccando 2 volte, possiamo aprirlo e visualizzare la nostra stampa. Questo file è molto comodo quando vogliamo spedire il nostro lavoro a una persona che non possiede Excel, oppure quando vogliamo spedire questo documento su un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet. Riassumendo, quando vogliamo stampare velocemente un documento, non dobbiamo far altro che selezionare l'area da stampare, fare area di stampa, imposta area di stampa e successivamente cliccare sul pulsante di gruppo imposta pagina e regolare i parametri presenti nelle prime 2 schede. Descriviamo ora le procedure di taglia e incolla e copia e incolla veloce. Per farlo, introduciamo il seguente esercizio, in cui abbiamo un insieme dei dati e delle istruzioni che ci permettono di ottenere il risultato mostrato nell'immagine di anteprima. Iniziamo a eliminare le righe e le colonne rosse. Per eliminare le righe, clicco sulla riga numero 2, premo il tasto CTRL e clicco sulle righe numero 4 e 6 e poi faccio CTRL-. Analogamente, per eliminare le colonne, clicco sulla colonna B, premo il tasto CTRL e clicco sulle colonne D ed F e faccio di nuovo CTRL-. Inseriamo ora una riga di altezza 34 sopra la prima riga. Clicco sull'intestazione di riga numero 1 e faccio CTRL+. Poi, cliccando sempre sulla riga numero 1, faccio tasto destro, altezza righe, 34, invio. Uniamo ora le celle A1 di 1 mediante il pulsante Unisci e allinea al centro. Impostiamo il bordo nero, il motivo giallo e scriviamo il titolo, formattandolo e allineandolo come nell'immagine di anteprima. Ora è il momento di riordinare le celle e per farlo utilizziamo la procedura di taglia veloce. Clicchiamo su una cella qualsiasi, ci spostiamo verso il bordo e quando il cursore assume questa forma clicchiamo e trasciniamo la cella. Questo spostamento equivale a tagliare la cella e a incollarla nella posizione finale. Procediamo in questo modo riordinando tutte le celle. Se volessimo invece copiare una cella qualsiasi, non dovremmo fare altro che trascinarla per il bordo con il tasto CTRL premuto e automaticamente verrà creata una copia della cella. Annulliamo ora l'operazione, CTRL Z, e in questo modo l'esercizio è concluso. Voglio farvi notare che quando siamo su una cella, il cursore può assumere 3 forme. Quando si presenta come un più bianco, possiamo selezionare la cella. Quando si presenta come una freccia bianca con 4 piccole freccette nere, possiamo cliccare e trascinare la cella, in modo da spostarla, oppure tenendo premuto il tasto CTRL in modo da duplicarla. Infine, quando ci spostiamo in basso a destra della cella, il cursore diventa un più nero e cliccando e trascinando possiamo duplicare la cella oppure creare elenchi automatici, ma questo sarà argomento di un prossimo tutorial. Prima di concludere ti assegno quest'ultimo esercizio, in cui dovrai riprodurre la scacchiera seguendo le istruzioni qui alla sua sinistra. Ti ricordo che per creare uno sfondo e un motivo con un certo stile dovrai fare tasto destro, formato celle, riempimento, scegliere il colore dello sfondo, scegliere il colore del motivo e lo stile del motivo, e poi fare OK. Una volta che avrai colorato 4 celle, non dovrai fare altro che selezionarle, cliccare sul pulsante Copia formato e poi estendere la colorazione a tutta la zona desiderata. Con questo abbiamo terminato. Nel prossimo tutorial parleremo della formattazione numeri, delle opzioni di riempimento automatico e degli elenchi automatici. Vi aspetto! Ciao!